Allora, per chi vede per la prima volta questa serie di video, faccio la creazione molto rapida di quello che è il nostro progetto. Allora, vado ovviamente a creare una nuova cartella, la chiamo CI test node cd v1. Ok, vado ad aprirla con Visual Studio Code, vado abbastanza rapido, se avete bisogno potete consultare i miei altri video. Allora, all'interno di questa cartella che cosa vado a creare? Vado intanto ad inizializzare il mio progetto, quindi vado su Terminal, New Terminal, mi porto la PowerShell nella parte bassa, eccolo qui, e faccio un npm init. Ok, lascio tutto quanto di default, ok? La cosa un pochettino più rapida e più veloce sotto questo punto di vista è proprio quella dell'installazione di quelli che sono gli elementi base, quindi npm install express, per creare la nostra REST API molto rapidamente, e poi per quanto riguarda il test vado ad integrare Jest e Supertest, quindi npm install in versione ovviamente save dev, ovviamente Jest e Supertest. Se già avete visto, se provenite dagli altri video potete skippare fino alla prossima sezione. Allora, ovviamente vado ad inserire subito, immediatamente, all'interno del mio package.json mentre faccio le modifiche, ovviamente qua appena finito, altrimenti vado in overwrite. Vado ad inserire ovviamente la parte di Jest, quindi la configurazione di Jest, quindi Jest sarà avviato in modalità, quindi sul test environment, scusatemi, test environment di tipologia node, ed ovviamente quando effettuo l'avvio dello script npm test devo avviare Jest, ok, che si occuperà di creare tutte lo unit test sequenziale. Allora, vado a portarmi in pancia quello che era il mio primo script, quindi index.js. Qui dentro cosa c'è? Guardate, vi mostro direttamente il codice. Integro Express, faccio la creazione di due endpoint, uno che è la root e l'altro che è il client, mi buttano fuori semplicemente un hello world e un hello client, e il server si troverà in ascolto sulla porta 3000, ok? Queste operazioni mi servono, quindi soprattutto la parte di close e l'esportazione di questi moduli, mi serve per il close, sono necessari per le richieste asincrone da testare, quindi per l'ambiente di test, quindi per Jest e Supertest, che devono chiudere il server una volta che è terminata l'operazione di testing. Quindi vado a creare, secondo le regole dello unit test, un index.test, .js, ve lo descrivo, è abbastanza semplice da analizzare, quindi integro ovviamente Supertest e mi riporto dentro, tramite il module exports del file di prima, app e close dalla index, quindi da quello che c'era qui sotto, per capirci, e quindi che cosa vado a fare? Guardate, molto semplicemente descrivo il primo test, quindi il primo pacchetto di test, che è test degli endpoint API, quindi questa è una descrizione che non è semplicemente vincolata alle operazioni che noi stiamo effettuando, però serve soltanto per farci capire di che cosa stiamo parlando. Guardate, get di slash dovrebbe restituire hello world. Cosa facciamo? Una request sulla root, questo qui è l'indirizzo, ok? E dobbiamo aspettarci lo status code che è 200 e poi il body che è hello world. Stessa identica cosa per slash client, che ci deve cacciare fuori ovviamente uno status code uguale a 200 che è l'ok per le richieste web, per le richieste HTTP, e poi il body di questo tipo. Per avviare il test, a questo punto andiamo sulla nostra PowerShell e digitiamo npm test, che richiamerà ovviamente quello che abbiamo scritto nel package.json. Come vedete, analizziamolo al volo. Ok, il test è passato, vedete questi qui questo è il nome del pacchetto di test, e questi sono gli elementi, i test unitari che sono effettivamente passati uno dietro l'altro. Il test suite è globale, è confermato a successo, e ovviamente anche i due successivi.